Noi non prestammo alcuna attenzione alle antiche profezie. Come dei folli ripiombavamo nelle vecchie diatribe. E combattemmo, così come avevamo fatto per generazioni. Fino al giorno in cui dal cielo piovvero fiamme e il nuovo nemico venne tra noi. E ora siamo qui, sull'orlo della distruzione, poiché il regno del caos, infine, è arrivato. La sabbia del tempo si è esaurita, figlio di Durotan. Urla di guerra echeggiano sulle ali del vento. Fantasmi del passato affliggono la terra. Assediata ancora una volta dal conflitto. Nuovi eroi si levano per sfidare il fato e condurre in battaglia i loro fratelli. Le armate mortali corrono cieche verso il loro destino. L'ombra infuocata giunge per consumarci tutti. Devi radunare l'Orda e condurre il tuo popolo verso il suo destino. Cercami. Che razza di incubo era mai quello?
Non era un incubo, giovane capo, ma una visione. Seguimi e ti rivelerò il tuo futuro. Non so cosa stia accadendo, ma non mi tirerò indietro. Salve, figlio di Dorodan. Sapevo che ce l'avresti fatta. Sei colui che mi è apparso in visione. Chi sei? Perché mi conosci? Conosco molte cose riguardo te e il tuo popolo, giovane capo. Per il momento la mia identità non è importante. Invece è fondamentale che raduni il tuo popolo e lasci immediatamente queste rive. Andarmene? Cosa sta accadendo, umano? Umano? Ho abbandonato la mia natura umana molto tempo fa. Io sono qualcosa di diverso ora. Sappi che ho visto il futuro e che la grande legione infuocata sta arrivando per consumare questo mondo. Anche tu hai avuto lo stesso presagio, vero? I demoni stanno tornando. Sì. Solo conducendo il tuo popolo al di là del mare, nelle lontane terre di Kalimdor, avrai una possibilità di sconfiggerli. Ma come possiamo? Risponderò alle tue domande a tempo debito, giovane capo. Per adesso raduna i tuoi guerrieri e preparati a lasciare questa terra. Ci rivedremo. Nulla di tutto ciò ha senso. Ma gli spiriti mi dicono che devo fidarmi di lui. Sono passati 3 giorni e questo profeta ancora non si è fatto vivo. Spero di non commettere un errore a fidarmi di lui. Capo, i clan si sono radunati come hai ordinato, ma impiegheranno un po' di tempo a raggiungerci. Allora dobbiamo immediatamente preparare l'accampamento. Voglio che i miei guerrieri trovino cibo e alloggi al loro arrivo. Sì, capo. Guerriero, sai qualcosa di Grom Hellscream? Avrebbe dovuto già essere qui, assieme al clan Warsong. No, capo. È da molto che non abbiamo sue notizie. Maledizione, Grom. Dove diavolo sei? Voi orchi state violando il patto d'alleanza. Abbiamo già catturato uno dei vostri leader. Arrendetevi ora e vi risparmieremo la vita. Capo, sostengono di aver catturato uno dei nostri leader. Forse si riferiscono a Grom? Spero di no. In ogni caso, se hanno catturato Hellscream, se ne pentiranno. Loktar-Ogar! Venite, miei guerrieri! Dobbiamo respingere gli umani! Grom, stai bene? Tutto a posto, fratellino. Fortunatamente l'unica cosa che sono riusciti a ferire è stato il mio orgoglio. Bene, perché ora ce ne andiamo di qui. Lasciamo le terre degli umani, una volta per tutte. Finalmente, seguimi. Ho un'idea. Possiamo andarcene utilizzando le stesse navi degli umani. Perfetto. Però dobbiamo attendere il resto del... L'orda è radunata, capo. Siamo in attesa di un tuo ordine. Ora vai, giovane Thrall. Punta a ovest, verso le terre di Kalimdor. Lì incontrerai il tuo destino e il tuo popolo sarà salvo. Sappiamo per certo che gli orchi si stanno riorganizzando. I recenti attacchi contro i campi di reclusione sono la conferma. Sono d'accordo. L'Orda è certamente in marcia. Ma è assurdo! La mia nazione non resterà a guardare mentre l'Orda si ammassa alle nostre porte. Gli orchi non sono la nostra principale preoccupazione. Quante volte devo ripeterlo? Re Terenas, ascolta il mio avvertimento.
La piaga che affligge le terre del nord potrebbe avere sviluppi agghiaccianti. Piaga? Voi maghi siete tutti paranoici! Mettiamola in questi termini. Anche se questa piaga rappresentasse una minaccia, cosa ci suggeriresti? È semplice. Come ho già detto, Kirin Tor è pronto a mettere in stretta quarantena i villaggi. Non imporrò mai la quarantena senza avere le prove di quanto dite, ambasciatore. La gente di Lordaeron ha già sofferto e non vuole sentirsi prigioniera nella propria terra. Eppure sono prigionieri, mio buon re. Cosa diavolo significa questo? E voi chi siete? L'umanità è in pericolo. Il tempo delle tenebre è tornato di nuovo e l'intero mondo è in procinto di una guerra. Basta così. Guardie, portate via questo folle. Ascoltatemi. La sola speranza per il vostro popolo è di recarsi a ovest, verso le terre perdute di Kalimdor. Sei pazzo? Aspetta, ambasciatore. Non so chi tu sia o cosa tu creda, ma questo non è il momento per i profeti vagabondi. Le nostre terre sono sull'orlo di un conflitto, ma spetta a noi decidere come meglio proteggere il nostro popolo, non a te. Ora vattene! Ho condannato l'umanità già una volta e non commetterò lo stesso sbaglio. Se non potete raccogliere questa sfida, troverò qualcun altro che lo faccia. Io li ho avvisati. Adesso il loro destino è nelle loro mani. Benvenuto, principe Arthas. Io e i miei uomini siamo onorati della tua presenza. Niente formalità, Uther. Non sono ancora re. Sono felice di vederti. Anch'io sono contento che Re Terenas abbia inviato te ad aiutarmi, amico mio. Mio padre spera ancora che la tua pazienza ed esperienza possano influenzarmi positivamente. I padri hanno diritto di sognare, non credi? Noi siamo qui. Gli esploratori hanno confermato la presenza di un accampamento di orchi nascosto da qualche parte oltre le montagne. Come sospettavo. C'è di peggio. Si preparano ad attaccare il vicino villaggio di Stranbrad. Per quanto ne sappiamo, è completamente privo di difese. Devo recarmi subito alla base degli orchi. Puoi pensare tu alla difesa di Stranbrad? Certamente, Uther. Non preoccuparti per me. Bene. Ci rivedremo all'accampamento degli orchi quando avrai salvato il villaggio. Abbi cura di te, Arthas. Portate via questi pezzenti insieme agli altri. In fretta! Benvenuto, principe Arthas. Cosa ne sarà di quelli che sono stati portati via? Non preoccuparti. Li riporteremo a casa sani e salvi. Principe Arthas, Lord Uther ha urgente bisogno di te all'accampamento degli orchi. Hai un momento di riposo. Muoviamoci. Tempismo perfetto, amico mio. Ho inviato 2 dei miei migliori cavalieri a parlare con il capo degli orchi. Dovrebbero tornare fra poco. Maledizione, non si arrendono mai. Allora andiamo a distruggere queste bestie. Ricorda, Arthas, siamo paladini.
La sete di vendetta non deve influenzare le nostre azioni. Se permettessimo alle passioni di trasformarsi in brama di sangue, diverremmo vili quanto gli orchi. Va bene, Uther. Se te la senti, vorrei che fossi tu a comandare l'attacco. Io? Beh, certo. Io resterò qui e controllerò che nessuna di quelle bestie disgustose minacci il villaggio. Non ti deluderò. Ne sono certo, amico mio. Folle di un paladino. Gli stregoni del clan Blackrock hanno pronunciato il loro incantesimo. Presto i demoni pioveranno dal cielo e questo maledetto mondo brucerà. Ho già sentito questi discorsi. Voi orchi non imparate mai. Era solo un'immagine riflessa. Che cosa hanno in mente questi vigliacchi? L'ora del giudizio si avvicina. Speriamo che questi miseri sacrifici soddisfino i nostri padroni demoniaci. Bastardi, non ve la caverete. Ben fatto, amico mio. È stata un'ottima vittoria. Non so, Uther. Gli orchi sacrificavano i cittadini. Credo stessero tentando di evocare dei demoni. Non temere, amico mio. Gli orchi si aggrappano a tradizioni morenti. Abbiamo sconfitto i loro demoni molti anni fa. Torniamo a casa. È stata una giornata dura. Devi essere più furbo del re. La fine è vicina. Ti ho già detto che non mi interessano i tuoi indovinelli. Sto solo perdendo tempo. Ora puoi rivelarti, Jaina. Se n'è andato. Perdonami per aver origliato, maestro, ma... Inizio ad abituarmi alla tua curiosità, figlia mia. Quel pazzo è convinto che la fine del mondo sia vicina. Ho sentito della piaga che si sta estendendo attraverso le terre del nord. Credi davvero che sia di natura magica? È molto probabile. Ecco perché ho bisogno che tu vada ad investigare. Sarai aiutata da un assistente molto speciale. Sì, maestro. Farò del mio meglio. Lo so, figlia mia. Addio. Principe Arthas, aspettiamo qui da ore. Siete sicuro che questa vostra amica si farà viva? Non ho alcun dubbio. Jaina è sempre un po' in ritardo. Dobbiamo aiutarla. Rimetti la spada nel fodero, capitano. Sa cavarsela da sola. Signori, vi presento Jaina Prodmur, agente speciale del Kirin Tor, nonché una delle incantatrici più talentuose della regione. Non hai perso il tuo trucco. Sono felice di rivederti, Jaina. Anch'io, Arthas. È tanto tempo che non sono scortata da un principe. È vero. Bene, faremo meglio a metterci in cammino. Secondo le nostre fonti, la piaga ha origine nella regione a nord. Dobbiamo controllare i villaggi lungo King's Road. Sembra che la terra attorno al granaio stia morendo. Può essere che anche il grano sia affetto dalla piaga. Speriamo di no. Su queste casse è impresso il sigillo regionale di Andoral, il centro di distribuzione per le terre del nord. Se questo grano può spargere la piaga, non c'è modo di sapere quanti siano i villaggi colpiti. Siamo stati scoperti, fratelli. Fuggite e portate a termine la missione. Mi piacerebbe restare a fare quattro chiacchiere, ma il dovere mi chiama. Quella creatura sembra l'unione di vari cadaveri. Esaminiamola dopo averla uccisa, va bene? Cos'è stato?
E chi era quel mago vestito di nero? Credo si trattasse di un negromante. È ovvio che dietro la piaga ci siano lui e i suoi lacchè. Scommetto che lo troveremo ad Andoral, assieme alle risposte che cerchiamo. Guarda, sono quei tipi che accompagnavano il negromante. Cosa stanno facendo alla miniera? Lo scopriremo più tardi. Attacchiamoli! Maledetti intrusi! Non devono interferire con i piani del padrone. Accampiamoci qui. Con tutti questi cultisti in giro, preferisco aspettare i rinforzi prima di proseguire. Non potrei essere più d'accordo. Salve di nuovo, bambocci, sono Kel'Thuzad e ho un avvertimento per voi. Andatevene. La curiosità vi porterà alla morte. Sei tu il responsabile della piaga, negromante? Questo culto è opera tua? Già, ho creato il culto dei dannati per spargere la piaga attraverso il grano, ma non è tutto merito mio. Che vuoi dire? Sono solo un servo di Mal'Ganis, il Signore delle Tenebre. Egli comanda il flagello che ripulirà questa terra, stabilendo un paradiso di oscurità eterna. E da cosa dovrebbe liberarci questo flagello? Dai viventi, ovviamente. Il piano è già in azione. Andate a Stratholm se avete bisogno di altre prove. Ingenui, folli. La mia morte non farà alcuna differenza a lungo termine, perché ora il flagello di questa terra ha inizio. Ardglen, finalmente. Ora potrò riposare. Sembra si preparino per una battaglia. Principe Arthas, durante la notte è apparso un enorme esercito di non morti e ha attaccato i villaggi. Ora si dirige da questa parte. Maledizione. Jaina, io resto qui a proteggere il villaggio. Corri più veloce che puoi e informa Lord Uther dell'accaduto. Ma... Vai. Ogni secondo è prezioso. Aspetta, cosa contengono quelle casse? Solo un rifornimento di grano da Andoral, niente di cui preoccuparsi, signore. L'abbiamo già distribuito fra gli abitanti del villaggio. Oh no. La piaga non serve a uccidere i miei sudditi, ma a trasformarli in non morti. La luce mi dona la forza. Per Lordaeron, per il re! Uther! Non saresti potuto arrivare in un momento migliore. Non è ancora il momento di festeggiare, figliolo. La battaglia è lungi dall'essere vinta. Mi sorprende che tu sia riuscito a durare così a lungo, ragazzo. Se io non fossi arrivato in tempo... Ascolta, Uther, ho fatto del mio meglio. Se avessi avuto una legione di cavalieri al mio fianco, sarei... Non è il momento di essere orgogliosi. Ciò che abbiamo affrontato qui non è che l'inizio. Ogni volta che uno dei nostri soldati cade in battaglia, le fila dei non morti si infoltiscono. Allora dovremmo colpire il loro capo. Andrò a Stratholm e ucciderò Mal'Ganis con le mie stesse mani. Calma, ragazzo. Non sei in grado di sconfiggere da solo un uomo che comanda i morti. Se vuoi puoi scendere a patti, Uther. Io vado, con o senza di te.
Salve, giovane principe. Dobbiamo parlare. Non ho tempo da perdere. Ascolta, ragazzo. Questa terra è perduta. L'ombra è già scesa e non puoi fare nulla a riguardo. Se veramente desideri salvare la tua gente, conducila a ovest, al di là del mare. Fuggire. Il mio posto è qui e l'unico compito è difendere la mia gente. Allora hai già scelto? Ricorda, più tenti di distruggere i nemici, più rapidamente consegni il tuo popolo nelle loro mani. Mi dispiace di essermi nascosta, Arthas. Volevo solo... Non dirlo. Ho percepito un enorme potere attorno a lui, Arthas. Forse ha ragione. Forse sa cosa accadrà. Nulla di ciò che egli dice mi farà abbandonare la mia patria, Jaina. Non mi interessa se quel pazzo ha visto il futuro. Andiamo. Sono felice che tu ce l'abbia fatta, Uther. Bada come parli, ragazzo. Puoi essere un principe, ma io sono ancora un tuo superiore. Come se potessi dimenticarlo. Ascolta, Uther, c'è qualcosa che dovresti sapere riguardo alla piaga. Oh no, è troppo tardi. Tutte queste persone sono infette. Anche se ora sembra stiano bene, è solo una questione di tempo prima che si trasformino in non morti. Cosa? L'intera città deve essere ripulita. Come puoi anche solo pensarlo? Deve esserci un altro modo. Maledizione, Uther. Come tuo futuro re ti ordino di ripulire la città. Non sei ancora il mio sovrano, ragazzo, e non ti obbedirei neppure se lo fossi. Allora devo considerare questo rifiuto come un gesto di tradimento. Tradimento? Hai perso la ragione, Arthas? Io. Lord Uther, in base al mio diritto di successione e alla sovranità della corona, ti sollevo dal comando e sospendo dal servizio i tuoi paladini. Arthas, non puoi! Così è stabilito. Coloro fra voi che vogliano salvare questa terra mi seguono. Gli altri scompaiano dalla mia vista. Hai appena varcato una soglia terribile, Arthas. Jaina. Mi dispiace, Arthas. Non posso restare a guardare mentre fai questo. Ti aspettavo, giovane principe. Io sono Mal'Ganis. Come vedi, ora la tua gente è mia. Trasformerò questa città casa dopo casa finché non avrò estinto ogni fiamma di vita per sempre. Non te lo permetterò, Mal'Ganis. È meglio che queste persone soccombano per mano mia piuttosto che servano te come schiavi non morti. Finiamola qui, Mal'Ganis. Solo io e te. Parole coraggiose. Sfortunatamente per te non sarà così. La tua avventura è appena iniziata, giovane principe. Raduna i tuoi uomini e incontriamoci nella regione artica di Northrend. Lì sistemeremo la questione e incontrerai il tuo vero destino. Che tu sia maledetto, Mal'Ganis. Ti darò la caccia fino alla fine del mondo, se necessario. Mi hai sentito? Fino alla fine del mondo! Quanti morti! Non posso credere che sia stato Arthas. Jaina! Jaina Prodmur! Lord Uther? Ah, Jaina. Ero sicuro di trovarti qui. Dove è andato Arthas, ragazza mia? Dove ha portato la flotta? Prima di partire è venuto da me. L'ho pregato di non andare. Gli ho detto che mi sembrava una trappola. Dove? Northrend. È andato a Northrend per incontrare Mal'Ganis. Stupido ragazzo.
Devo informare Re Terenas. Non sentirti in colpa, ragazza mia. Non hai nulla a che fare con questo massacro. Per un po' forse la morte non devasterà questa terra, ma non illuderti. Il tuo giovane principe non troverà altro nel freddo nord. Tu... Arta sta solo facendo ciò che ritiene giusto. Intento lodevole, ma le passioni saranno la sua rovina. Ora tocca a te, giovane incantatrice. Devi condurre il tuo popolo a ovest, nelle antiche terre di Kalimdor. Solo lì potrai combattere l'ombra e salvare questo mondo dalle fiamme eterne. Questa è una terra dimenticata dalla luce, non trovate? Riesco a malapena a vedere il sole. Capitano, ho perduto tutti i miei uomini. Quasi. Ci sono solo alcune navi Molto bene. La nostra priorità è stabilire un accampamento ben difeso. Non sappiamo cosa ci attende nell'ombra. Ah, una miniera d'oro. Ci accamperemo qui. Sotto attacco! Al riparo! Per la miseria! Non siete non morti! Siete tutti vivi! Muradin Bronzebeard. Diamine, ragazzo! Non avrei mai pensato che saresti venuto tu a salvarci! Salvarvi? Muradin, non sapevo neppure che foste qui. Fa lo stesso, ragazzo. Io e i miei uomini siamo stati attaccati e ci siamo separati. Qualsiasi aiuto da parte tua sarà ben accetto. Certo che ti aiuterò, Muradin. Muoviamoci. Tutto a posto, Muradin. Comunque, cosa ci facevi qui? Da qualche parte, in questo deserto di ghiaccio, c'è un antico portale. Dovrebbe portare ad una cripta segreta, in cui si trova una spada runica chiamata Frostmourne. Siamo venuti fin qui per recuperare Frostmourne. Ma più ci avviciniamo al portale, maggiore diventa il numero dei non morti che incontriamo. Principe Arthas, non abbiamo trovato tracce di Mal'Ganis. Non importa. Non può nascondersi per sempre. Capitano, voglio che stabilisca qui la nostra base principale. Sì, signore. Mi dispiace, emissario, ma al momento il principe non si trova qui. Cosa vi conduce in questo luogo desolato? Un editto reale. Dovete tornare immediatamente a Lordaeron. Lord Uther ha convinto il re a richiamare questa spedizione. Dobbiamo smontare tutto e andarcene? Esatto. Secondo i miei uomini le strade da qui alla costa sono in mano ai non morti. Dovrete trovare un percorso alternativo per tornare alle navi. Al diavolo i non morti! Ci faremo strada attraverso le foreste. Capitano, perché le guardie non sono ai loro posti? Vede, signore, vostro padre ha fatto richiamare le truppe su richiesta di Lord Uther. Uther ha fatto richiamare le mie truppe! Maledizione! Se i miei soldati mi abbandonano, non riuscirò mai a sconfiggere Mal'Ganis. Le navi devono essere incendiate prima che gli uomini le raggiungano. Non è un po' troppo, ragazzo? Bruciatele tutte! Nessuno tornerà a casa finché non avremo completato il lavoro. Principe Arthas? Presto, guerrieri! Queste maledette creature hanno incendiato le navi e vi hanno impedito di ritornare a casa! Uccidiamole tutte, in nome di Lordaeron! Dannate bestie! Uccidiamole tutte!
Le nostre navi distrutte. Ora che faremo? Ascoltatemi tutti. Non esiste via del ritorno per noi, tranne attraverso la vittoria. Vinceremo o moriremo uniti in questa terra. Ora torniamo alla base e riprendete i vostri posti. Hai mentito ai tuoi uomini e tradito i mercenari che hanno combattuto per te. Cosa ti succede, Arthas? La vendetta è così importante per te? Lasciami in pace, Muradin. Tu non hai visto cosa ha fatto Mal'Ganis alla mia patria. Il Signore Oscuro aveva previsto la tua venuta. Questo è il luogo in cui finisce la tua avventura, ragazzo. Intrappolato e infreddolito in cima al mondo, con la sola morte come destino. Le cose si mettono male. Siamo completamente circondati. Abbiamo una sola possibilità. Aiutami a recuperare Frostmour. Se è potente come affermi, potrebbe ribaltare la situazione a nostro vantaggio. Ho un cattivo presentimento, ragazzo. Ma ho promesso che ti sarei stato accanto. Capitano, ti affido l'organizzazione delle difese. Muoviamoci. Tornate indietro, mortali. Ciò che vi attende in questa cripta proibita è solo morte e oscurità. Dubito che laggiù possa esserci qualcosa di più terrificante di ciò che abbiamo già affrontato. Credi ciò che vuoi, ragazzo. Non puoi passare. Tornate indietro prima che sia troppo tardi. Stai ancora cercando di proteggere la spada? No, cerco di proteggere voi dalle mie. Guarda, Muradin, la nostra salvezza. Frostmourne. Aspetta, ragazzo. C'è un'iscrizione sul piedistallo. Chiunque impugni questa lama dovrà sopportare l'eterno potere. Come la lama lacera la carne, così il potere deturpa lo spirito. Doveva immaginarlo. La spada è maledetta. Andiamocene subito. Sopporterò volentieri qualsiasi maledizione pur di salvare la mia patria. Lascia perdere, Arthas. Dimentica questa faccenda e riporta a casa i tuoi uomini. Al diavolo gli uomini! Nulla mi impedirà di vendicarmi, vecchio amico mio. Neppure tu. Ora invoco gli spiriti di questo luogo. Darò qualsiasi cosa e pagherò qualunque prezzo se mi aiuterete a salvare il mio popolo. Principe Arthas, dov'è Muradin? Non possiamo resistere ancora a lungo. Muradin è morto. Rincuorati, capitano. Il nemico non potrà nulla contro il potere di Frostmourne. Hai preso Frostmourne, sacrificando le vite dei tuoi compagni. Così come aveva previsto il Signore Oscuro, sei più forte di quanto pensassi. Stai sprecando fiato, Mal'Ganis. Ora ascolto solo la voce di Frostmourne. Quella che ascolti è la voce del Signore Oscuro. Ti parla attraverso la lama che impugni. Cosa dice, giovane umano? Cosa ti dice ora l'oscuro Signore della morte? Dice che il tempo della mia vendetta è giunto.
Cosa? No, non è possibile! È finita. Ah, figlio mio, sapevo Tu che avresti... non dovrai più sacrificarti per il tuo popolo. Non devi più sopportare il peso della corona. Mi occuperò io di tutto. Non capisco. Che cosa vuoi fare, figlio mio? Succederti al trono, padre! Chiudi gli occhi. Adesso che i miei si sono aperti. Questo regno cadrà. E dalle sue ceneri sorgerà un nuovo ordine che scuoterà le fondamenta del mondo. Che trucco è mai questo? Mal'Ganis, non so come tu sia riuscito a sopravvivere. Calmati, principe Arthas. Sono Ticondrius. Come Mal'Ganis sono un signore delle tenebre, ma non un tuo nemico. A dire il vero sono qui per congratularmi con te. Congratularti? Uccidendo tuo padre e consegnando questa terra al flagello, hai superato la prima prova. Il re dei Lich è contento del tuo entusiasmo. Già, in suo nome ho condannato tutti coloro che ho amato. E non ne provo rimorso. Nessuna vergogna, né pietà. La tua spada runica è stata forgiata dal re dei Lich in persona e possiede il potere di rubare le anime. La tua è stata la prima. Allora ne farò a meno. Qual è il volere del re dei Lich? Il culto dei dannati deve tornare in vita. Molti accoliti sono nascosti fra la popolazione. Quando li avrai radunati, ti fornirò ulteriori istruzioni. Ben fatto, Cavaliere della Morte. Il culto è quasi riunito.
Lordaeron è distrutta. Come possono aiutarci i cultisti? Ti assisteranno nella tua prossima impresa. Sarebbe a dire? Ti recherai ad Andoral per recuperare i resti del precedente maestro degli accoliti, Kel'Thuzad, il necromante. Che diavolo è? Questo semplice attrezzo ti permetterà di trasportare i resti del nostro maestro. Non potreste semplicemente resuscitarlo quando avremo trovato i resti? Perdono, mio signore, ma un essere potente come Kel'Thuzad può essere rianimato solo in un Nexus generato da potenti energie. Qui intorno non ce ne sono. Va bene, sbrighiamoci. Vieni avanti, negromante. I poteri che servivi hanno nuovamente bisogno di te. Gli avevo detto che la mia morte non avrebbe cambiato molto. Ma che... Sento la voce degli spettri. Sono io, Kel'Thuzad. Non mi sbagliavo su di te, principe Arthas. Te la sei presa comoda. Questi resti sono troppo decomposti. Non sopporterebbero il viaggio verso quel Talas. Quel Talas? Sì. Solo l'energia del pozzo solare elfico può far resuscitare Kel'Thuzad. E cosa devo fare? Devi rubare un'urna speciale custodita dai paladini. Sistema i resti del negromante al suo interno per proteggerli durante il viaggio. Come desideri. Tuo padre ha governato questa terra per 70 anni e tu l'hai ridotta in cenere in pochi giorni. Davvero teatrale, Uther. Dammi l'urna e ti prometto una morte rapida. L'urna contiene le ceneri di tuo padre, Arthas. Vuoi sputarci sopra un'ultima volta prima di mandare in rovina il suo regno? Non ne conoscevo il contenuto. Ma non fa alcuna differenza. Prenderò ciò per cui sono venuto, in un modo o nell'altro. Spero proprio ci sia un posto riservato per te all'inferno. Forse non lo scopriremo mai, Uther. Io voglio vivere per sempre. Ottimo lavoro. Ora può avere inizio il tuo viaggio verso quel Talas. Non dirgli nulla. Solo tu puoi udirmi. I signori delle terre ebree non sono vitani. Sono i palletti del re dei Lich. Gli dirò tutto quando sarò di nuovo in questo mondo. Procede tutto secondo i piani, Ticondrius. Lord Archimonde vuole un rapporto sul flagello. Il giovane cavaliere della morte del re dei Lich si è comportato bene. Anche troppo. Comincio a chiedermi se Ner'zhul non abbia altri piani per il suo nuovo campione. Gli umani non contano nulla. Ner'zhul non oserebbe sminuire i nostri sforzi. Noi dobbiamo preoccuparci solamente che il flagello faccia ciò per cui è stato creato. Archimonde reclamerà le nostre teste se non riusciamo a tenere la situazione sotto controllo. Credimi, fratello. Neppure il re dei Lich e i suoi lacchè non morti possono impedire il ritorno della legione. Assicurati che sia così. Lord Archimonde non è indulgente con chi fallisce. Meravigliosa, eterna quel Talas. Non tornavo qui da quando ero ragazzo. Attenzione, gli elfi sono soliti tendere imboscate. I fragili elfi non mi preoccupano, negromante. Le nostre forze aumentano con ogni nemico ucciso. Non essere troppo sicuro di te, cavaliere della morte. Non devi prendere alla leggera gli elfi. Vedremo.
Portate qui il prigioniero. Dov'è l'ingresso per la tua terra, elfo? Non entrerai mai a quel Talas, principe decaduto. La stessa foresta proteggerà i nostri confini, così come il portale incantato terrà al sicuro la capitale. I tuoi preziosi portali e gli alberi non mi fermeranno, piccolo elfo. Portate i carri dei morti. Creeremo da soli la nostra entrata. Le energie di questo luogo sono potenti. Uccidete gli elfi, abbattete i loro edifici. Questo luogo è perfetto per la vostra base. Sarà un piacere. I non morti stanno avanzando, avvisate le sentinelle. Shindufallana. Tornate al secondo portale, ritirata! Il portale elfico è caduto. Avanti, miei guerrieri, verso la vittoria! Tornate agli alberi! Hai superato questo portale, ma non attraverserai quello interno per Silver Moon. Si può aprire solo con una chiave, che non avrai mai. Stai sprecando tempo, donna. Non puoi rimandare l'inevitabile. Credi stia fuggendo da te? A quanto pare non hai mai combattuto contro gli elfi. Maledetta! Dobbiamo trovare il modo di oltrepassare il fiume. Finalmente. I portali sono aperti. Non appena ci saremo sbarazzati di Sylvanas, il regno interno sarà nostro. Maledetti mostri! Cosa dobbiamo fare per scacciarvi? Quella donna inizia a darmi sui nervi. Finora te la sei cavata bene, ma la vera sfida inizia ora. Mi chiedevo quando ti saresti fatto vivo. Sono qui per assicurarmi che tu svolga il lavoro, piccolo umano, non per farlo al posto tuo. Raggiungerò il pozzo solare da solo, signore delle tenebre. Stai attento. Si tratta di una fonte d'energia mistica, dalla quale gli elfi traggono i propri poteri immortali. Non la cederanno facilmente. Secondo te sospetta che tu mi abbia aiutato, necromante? Ne sono certo. È nella sua natura pensare sempre al peggio. Ora recupera le forze. L'ora della mia risurrezione si avvicina. I gargoyle che ci portiamo appresso da Northrend ci torneranno utili. Possono intercettare i messaggeri sulla strada principale. Rendo omaggio al tuo coraggio, Elf, ma la caccia è finita. Allora non mi muoverò di qui, macellaio. Annarala, Belore. Finiscimi. Merito una morte onorevole. Dopo tutto ciò che mi hai fatto passare, la pace della morte sarà l'ultima cosa che ti concederò. No! Non oseresti! Cittadini di Silvermoon, vi ho concesso numerose occasioni per arrendervi, ma avete testartamente rifiutato. Sappiate che oggi la vostra intera razza e il vostro antico patrimonio cesseranno d'esistere. La morte in persona è venuta a reclamare la patria degli Elfi. Sorgi, Kel'Thuzad, e torna a servire il re dei Lich. Sono di nuovo vivo. Il re dei Lich mi ha donato la vita eterna. Ho completato la mia missione.
Ora mi parlerai dei Signori delle Tenebre? Certamente, ma non qui. Ci sono occhi e orecchie ovunque. Ne riparleremo quando saremo al sicuro. Allora, non ce l'hai con me per averti ucciso? Non essere stupido. Il re dei Lich mi aveva predetto come sarebbe finito il nostro incontro. Il re dei Lich sapeva che ti avrei ucciso? Certamente. Ha scelto te come suo campione molto prima che il flagello avesse inizio. Se è così onnisciente, come mai i Signori delle Tenebre lo controllano? Sono agenti di coloro che hanno creato il nostro padrone. Gli ardenti signori della legione infuocata. Cos'è questa legione? Un vasto esercito demoniaco che ha già consumato un numero infinito di mondi. Ora è il momento di bruciare questo pianeta. Il nostro padrone è stato creato per spianare la strada all'arrivo della legione. I signori delle tenebre sono stati inviati per assicurarsi che non fallisse nel suo compito. Quindi la piaga di Lordaeron, le cittadelle di Northrend, il massacro degli Elfi. Tutto per preparare un'enorme invasione demoniaca. Sì, al momento giusto. Scoprirai come la nostra intera storia sia stata modellata per il conflitto imminente. Vieni ora, abbiamo molto da lavorare. Non è forse giunta l'ora di essere informato sulla seconda fase del piano, Lich? Certamente. La prima parte era creare il flagello per sradicare qualsiasi gruppo che avrebbe potuto porre resistenza all'arrivo della legione. Come l'esercito di Lordaeron e gli Elfi. Esattamente. La seconda fase consiste nell'evocare il Signore dei Demoni, che darà inizio all'invasione. Dove stiamo andando? Qui vicino c'è un accampamento di orchi Blackrock che contiene un portale demoniaco funzionante. Devo usarlo per comunicare con il Signore dei Demoni e ricevere le sue istruzioni. Io ti evoco, Archimonde. Il tuo umile servo chiede udienza. Hai chiamato il mio nome, piccolo Lich, e sono accorso. Sei Kel'Thuzad, vero? Sì, immenso. Sono l'evocatore. Molto bene. Devi trovare un libro speciale. L'unico incantesimo rimanente di Medivh, l'ultimo guardiano. Solo la sua magia perduta è abbastanza potente da condurmi nel tuo mondo. Dove dobbiamo cercare, immenso? Ispezionate la città di Dalaran. Il tomo è nascosto lì. Tra 3 giorni, all'alba, darai inizio all'evocazione. Maghi del Kirin Tor, sono Arthas, primo cavaliere della morte del re dei Lich. Ordino che apriate i vostri cancelli e vi arrendiate alla supremazia del flagello. Salve, principe Arthas. Come sta il vostro nobile padre? Lord Antonidas, non siate sarcastico. Ci siamo preparati alla tua venuta, Arthas. Io e i miei fratelli abbiamo creato delle aure che distruggeranno qualunque non morto tenti ad attraversarle. La tua stupida magia non mi fermerà, Antonidas. Riporta indietro le tue truppe
o saremo costretti a liberare i nostri pieni poteri contro di te. Fai la tua scelta, Cavaliere della Morte. Percepisco che le aure sono mantenute attive da 3 maghi. Trovali e uccidili. In questo modo le aure si disperderanno. Mi addolora persino guardarti, Arthas. Felice di porre fine al tuo tormento, vecchio. Ti avevo detto che la tua magia non avrebbe potuto fermarmi. Il libro di incantesimi è tutto tuo. Prendiamolo e andiamocene, prima che i maghi si radunino per scagliare l'attacco finale. D'accordo. Al tramonto inizierò l'evocazione di Lord Archimonde. Il circolo del potere è stato preparato secondo le tue disposizioni. Sei pronto a iniziare l'evocazione? Quasi. Ho letto tutto il libro di incantesimi di Medivh. La sua conoscenza dei demoni è impressionante. Sospetto fosse molto più potente di quanto chiunque abbia mai sospettato. Non abbastanza da sfuggire alla morte, questo è certo. Ciò che lui ha iniziato, noi lo porteremo a compimento oggi. Che l'evocazione abbia inizio. Vieni avanti, Lord Archimonde. Entra in questo mondo e scaldaci col tuo potere. Tremate, mortali, e sparite. Il destino bussa alle porte di questo pianeta. Sei stato bravo, piccolo Lich. Il mio piano ha funzionato alla perfezione. Tutti i preparativi sono stati completati, Lord Archimonde. Molto bene, Ticondrius. Il re dei Lich non mi serve più. Ora sarete voi, signori delle tenebre, a comandare il flagello. Come desideri, Lord Archimonde. Presto ordinerò che l'invasione abbia inizio, ma prima userò questi stupidi maghi come esempio, distruggendo la loro città. Deve essere uno scherzo. Cosa ne sarà di noi adesso? Pazienta, giovane Cavaliere della Morte. Il re dei Lich aveva previsto anche questo. Hai ancora un ruolo importante nel suo grande progetto. Agir Udal Lutarus. Agir Udas Vetralu Daltaru Ildas Glakul Rithum Sethara Samanar Kutamus Belar Sumaris Azaratha Rakas Ilkula.
Belanora, Mordanos Nelar, il amor no fa lo scada. Capo, la nostra nave è stata danneggiata pesantemente dalla tempesta ed è irreparabile. Lo sapevo. Siamo sicuri della nostra posizione? Siamo a Kalimdor? Abbiamo viaggiato verso ovest come ci hai ordinato. Dovremmo esserci. Molto bene. Qualche traccia di Grom, Hellscream o delle altre navi? Nessuna, capo. Almeno da quando ci siamo separati. Siate pronti a muovervi. Se i nostri compagni ce l'hanno fatta, li troveremo lungo la costa. Sono Cairn, capo del Bloduf Tauren. Voi, Pelle Verde, combattete con furia e valore. Vi trovo molto interessanti. Io sono Thrall e questi sono i miei fratelli, gli orchi. Siamo qui per incontrare il destino che ci è stato promesso. Incontrare il destino? Sarà lui a trovare voi, giovanotto. C'è un oracolo, lontano, verso nord, che potrebbe... Nord? Ma è dove si sta dirigendo un esercito di centauri? Cosa? No. Il mio villaggio è in pericolo. La tua tribù è salva, vecchio. Grazie a te, giovane capo. Purtroppo il centauro ha completamente depredato questa regione e non posso permettere che i miei uomini muoiano di fame. Presto dovremo spostarci verso nord, nelle terre verdeggianti di Mulgor. E temi che i predoni vi assalgano? Esatto. Nelle pianure la velocità di quei demoni è insuperabile. Se ci dirai come raggiungere l'oracolo di cui hai parlato, io e i miei fratelli ti scorteremo nel tuo cammino. Tu e la tua gente siete davvero interessanti, giovane Thrall. Sei più che benvenuto. Una terra aspra e bellissima, molto simile al luogo da cui proviene il mio popolo. Sì. Noi Tauren abbiamo sempre nutrito un profondo rispetto per le opere della madre terra. Esistono destini molto peggiori che vivere liberamente nelle pianure, giovane capo. Forse. In ogni caso la mia gente merita una patria, Cairn. Capo, abbiamo intercettato un'orda di predoni che si dirige verso di noi. Cairn, i Kodo sono affaticati e devono riposare. Perché non rimani qui a proteggere la carovana mentre noi cerchiamo un'oasi accogliente? Non devi preoccuparti per me, ragazzo. Sono vecchio, ma so cavarmela. Cairn, la carovana non farà mai in tempo. Sarà la madre terra a dare a questa marmaglia ciò che merita. Non ci disturberanno più. Ora, giovane capo, sei libero di riprendere il cammino. Verso l'oracolo. Di che si tratta? La leggenda narra che abbia veduto le trame del fato mentre la madre terra le intrecciava. Solo lui può mostrarti il tuo destino. Dove si trova? Lontano a nord, presso le ombrose pendici del monte Aijal, si trova Stontalon Peak. Troverai l'oracolo all'interno del bacino della vetta. Invierò i miei migliori Kodo ad aiutarti. Grazie, Cairn. Non lo dimenticherò. E la madre terra ti protegga nel tuo cammino, giovane capo.
Salve, possente Mannorat. Come va l'invasione? Ma gli umani sono fragili, non oppongono una vera resistenza. Allora il flagello ha lavorato bene, a differenza di altri che conosco. Non rimproveratemi, signore delle tenebre. So del fallimento degli orchi. Quando li troverò, provvederò io stesso. Sì, infatti. È per questo che sono qui. Ho pensato che saresti stato felice di sapere che gli orchi se ne sono andati. Cosa? Ne siete sicuro? Come al solito, Mannorat. I miei agenti sono sempre affidabili. Mi è stato riferito che gli orchi sono approdati a Kalimdor. Kalimdor? Ma cosa stanno... Ma... Gli orchi sono miei di diritto e li inseguirò ovunque andranno. E tu sei mio, Mannorat. Faresti bene a ricordarlo. Osserveremo gli orchi ribelli e attenderemo. Nonostante il loro fallimento, potrebbero ancora tornarci utili. Capo, sono settimane che camminiamo in questo deserto e abbiamo incontrato solo centauri e uomini maiali. Ci servono nemici veri per mettere alla prova il nostro coraggio. Già, noia e sole ci hanno portati al limite della sopportazione, ma dobbiamo proseguire. Quando avremo raggiunto l'oracolo, tutto sarà chiaro. Come desideri, capo. Guarda, i clan Warsong stanno combattendo contro gli umani. Cosa? Loktar, guerrieri! Hellscream ha bisogno di aiuto! Maledetti orchi! Come osate seguirci in questa terra? Risparmia il fiato, umano. Ti servirà per urlare quando inizierò a strapparti le budella. Grazie a questi giungeremo a Stone Talon Peak in mattinata. Un vero guerriero libererebbe il passaggio dagli umani. Hai perso la ragione, Grom. Ti avevo ordinato di lasciare stare gli umani. Che diavolo ti succede? Non rompere, buffone! Quei maledetti meritavano la morte. Non capisci, Thrall. Proprio come ai vecchi tempi. Non so cosa sia preso a te e ai tuoi uomini, ma non posso tollerare questa sete di sangue. Mi dispiace, Thrall. Hai ragione, non succederà più. Non posso correre rischi, Grom. Tu e il tuo clan vi dirigerete nella foresta a nord e dirigerete un accampamento. Vi raggiungerò dopo aver trovato l'oracolo. Maledetto Thrall. Ci sta scacciando. Vuole usare i suoi migliori guerrieri per i lavori manuali? Senza di me, per lui sarà la fine. Capo, c'è qualcosa di strano in questi boschi. È tutto troppo tranquillo. Mi sento osservato. Hai paura degli spiriti? Qui non c'è altro che alberi antichi e ombre. Anaduna farore, Iseraduna bantalos. Esterod nefanas. Hai sentito? Questo luogo è maledetto. I nemici vivi non mi fanno paura, ma la mia ascia non può distruggere gli spiriti che sono incorporei. Frena la lingua e torna al lavoro. Il nuovo accampamento richiede molta legna. Tutta questa parte di foresta deve essere ripulita. Ah, salve, buon orco. È strano vedere uno di voi da queste parti. Siamo qui per fare della legna, piccolo goblin. In questa regione abita una tribù di uomini orso e furbolg che ci sta creando dei problemi. Se ucciderai il loro capo, ti venderemo le nostre merci a buon prezzo. Potremo anche barattare alcune tagliatrici. Ci penserò.
foresta Ashepal. Dopo 10.000 anni ancora riconosco questo luogo maledetto. L'antro del nostro antico nemico, Cenarius, il semidio degli elfi della notte. Già, Lord Archimonde ordina che Cenarius sia annientato prima di iniziare a invadere Kalimdor. Non vedo l'ora di affrontarlo nuovamente. Ma è molto astuto e raramente si fa vedere. Recentemente i tuoi piccoli orchi hanno devastato queste foreste e ciò l'ha fatto infuriare. Lord Archimonde e io riteniamo che essi siano in grado di uccidere Cenarius per noi. Non avrebbero alcuna possibilità. Se la memoria non mi inganna, i poteri di Cenarius sono formidabili. È vero. Ma anche i tuoi lo sono. Il patto di sangue che hai stipulato con gli orchi molto tempo fa ancora li lega a te. Devi solo ricaricare le loro energie. Cosa suggerite, Signore delle Tenebre? Fai cadere qualche goccia del tuo sangue in questo pozzo. La sua corruzione trarrà gli orchi. Quando lo avranno assaggiato nuovamente, niente potrà più fermarli. Chi osa deturpare questa antica terra? Chi sfida l'ira di Cenarius e degli elfi della notte? La foresta prende vita. Siamo sotto attacco. Che la battaglia abbia inizio. Eliminate questi bruti. Io vi proteggerò dalla foresta. Il pozzo emana un grande potere, ma percepisco la presenza di una maledizione demoniaca. Io sono già maledetto. Se dovrò bere quest'acqua per sconfiggere Cenarius, lo farò senza esitazioni. No, ciò va contro tutto quello che il capo ci ha insegnato. Non possiamo permettere alla rabbia di sopraffarci nuovamente. No, guerriero. Dobbiamo abbracciarla come non abbiamo mai fatto prima, invece. Dobbiamo accettare il nostro destino di vascelli di distruzione. Sì! Sento il potere fluire nuovamente. Venite, guerrieri! Bevete dalle acque oscure e rinascerete! Salve di nuovo, Grommash. Mannorat, non è possibile. Sono tornato per riportare all'ovile te e i tuoi fratelli. Sebbene voi orchi abbiate disertato la legione infuocata in passato, ci servirete nuovamente. No! Noi siamo liberi. Stupida, pietosa creatura. Io sono la rabbia nel tuo cuore. Sono la furia dei tuoi pensieri.
Io da solo vi ho elargito il potere di portare il caos in questo mondo. E voi mi obbedirete! Capo, abbiamo esplorato la vetta, come da ordini. Gli umani hanno eretto delle fortificazioni lungo tutto il sentiero che porta in cima. Cosa hanno in mente? Avrebbero potuto attaccarci già da molto tempo, se è questo che desiderano. Ishnealo Porà, giovane capo. Cairn, e tu cosa ci fai qui? Il nostro debito nei confronti di voi orchi può essere ripagato solo col sangue. Siamo qui per aiutarvi a raggiungere l'oracolo. Quei pelle rosa corazzati sembrano una bella scocciatura. Quei pelle rosa si chiamano umani. Sono nostri nemici anche dall'altra parte del mare e sembrano intenzionati a tenerci lontani dalla vetta. La saggezza dell'oracolo appartiene a tutti. Forse le viverne che vivono qui vicino possono aiutarci. Non amano gli intrusi ostili. Le arpie hanno ridotto in schiavitù le viverne. Attento, vecchio pazzo. Stone Talon Peak è nostra. Bruti e umani non lasceranno questo luogo vivi. All'attacco, sorelle! Ecco fatto. Ora queste bestie valorose ci aiuteranno a raggiungere la cima. Aspetta, capo. La giovane incantatrice di cui mi ha parlato Grom. Sembra che anche lei sia in cerca dell'oracolo. Attento, giovane amico. La grotta è il luogo perfetto per un'imboscata. Non preoccuparti, Cairn. Sono stato allevato dagli umani e conosco i loro trucchetti. Non riusciranno a impedirmi di raggiungere l'oracolo. La strada prende diverse direzioni. Ciascuna di queste caverne può dipanarsi per chilometri. Ci dividiamo? Va bene. Stai attento, giovane amico. Non sappiamo quali antiche creature vivano nelle viscere della montagna. Non preoccuparti, Cairn. Buona fortuna. Orchi. Sapevo che ci stavate seguendo. In guardia! Fermi! Niente violenza in questo luogo. Questa voce... Non sei l'oracolo. Sei il profeta! Molto perspicace, figlio di Durotan. Io sono il profeta. Ora che vi ho attratti tutti qui, vi svelerò il vostro destino. Cosa diavolo succede? Thrall, questa è Jaina Prodmur, capo dei sopravvissuti di Lordaeron. Sopravvissuti? Di che parli? L'invasione della legione infuocata è iniziata. Lordaeron è già caduta e ora i demoni vengono a invadere Kalimdor. Solo insieme, uniti contro l'ombra, potrete salvare questo mondo dalla fiamma. Unirci a loro? Sei pazzo! Non hai sentito ciò che ho detto? La legione sta marciando per cancellare la storia e distruggere ogni forma di vita. Thrall, il tuo amico Hellscream, è già caduto sotto l'influenza dei demoni. Presto tutta la tua razza sarà perduta per sempre. No, morirò prima che ciò accada. Allora devi salvarlo immediatamente. Lui è la chiave del destino che ti ho promesso. Avrai bisogno d'aiuto. Aspetta, tutto ciò è folle. Non puoi davvero credere che io... Il destino è a portata di mano, giovane incantatrice, ed è il momento di scegliere. Per la salvezza di tutti i viventi, l'umanità deve unire le proprie forze con quelle dell'Orda. Se il profeta ha ragione, l'accampamento del Warsong si trova dall'altra parte della montagna.
Prepariamoci alla battaglia. Lo so, Cairn. Non credevo sarebbe giunto il giorno in cui avrei dovuto combattere contro la mia stessa gente. Ricorda, Thrall, grazie a questa gemma dell'anima puoi catturare lo spirito del tuo amico Hellscream senza ferirlo. Però devi riportarlo subito alla mia base, così potremo liberarlo dal controllo del demone. Io apprezzo molto il suo aiuto, Dama Proudmoore. Un altro giorno che non avrei mai pensato di vedere. Siamo in due. Tornerò alla mia base e vi aiuterò come posso. Buona fortuna. Signori? Gli spiriti turbinano attorno a te, giovane capo. Sentono la tua angoscia, il tuo dolore. Hellscream è come un fratello per me, Cairn. Però lui e il suo clan sono caduti sotto l'influsso demoniaco. Se non riuscirò a salvarlo, il mio popolo sarà dannato per l'eternità. Grom, devi venire con me. E dove mi condurresti, ragazzo? Il destino è a portata di mano. Ora il nostro padrone è Lord Mannorath. Chi? Non parli sul serio? Ah, Thrall. Hai sempre pensato che i demoni avessero corrotto la nostra razza, ma questa è solo una mezza verità. Ci siamo dedicati volontariamente a Draenor. Io e gli altri capi abbiamo bevuto il sangue di Mannorath. Siamo stati noi stessi a gettarci addosso la maledizione. Hai fatto questo al nostro popolo coscientemente? Grom? Thrall. Ora comprendo. Mi dispiace. Mi dispiace davvero. Al diavolo le tue scuse. Ora ho bisogno che mi aiuti a salvare la nostra gente. Mannorath, dobbiamo affrontarlo nel canyon. Andiamo allora. Non voglio fare aspettare quel bastardo. Sei così prevedibile. Sapevo che saresti arrivato. E hai portato con te il grande Hellscream. Il suo sangue è mio. Così come tutta la tua razza bastarda. Il ragazzo credeva di poterti salvare. È ignaro di cosa bruci nella tua anima. Nel profondo del cuore, tu sai che noi due siamo la stessa cosa.
Thrall, la maledizione del sangue è svanita. Il fuoco infernale mi bruciava nelle vene. Io sono liberato da solo. No, vecchio mio. Hai liberato tutti noi. Perdonatemi, sacerdotessa, ma sono ore che fissate l'orizzonte al di là di Ashenvale. Percepisco una forza malvagia che si aggira nella foresta, Shandris. Sembra dirigersi da questa parte. I Pelle Verde che hanno ucciso Cenarius. Forse ancora peggio. Datevi da fare! Jaina e il capo degli orchi vogliono che questa base sia costruita in fretta. Bah, non dovremmo neppure essere qui, e neppure essere alleati con gli orchi. Siamo qui per cacciare gli ultimi demoni, umano. Sei fortunato che i nostri scopi coincidano. Basta così! Pensate agli affari vostri e tornate al lavoro! E così, orchi o umani pensano di poter depredare la nostra terra impunemente. Si pentiranno d'aver messo piede in Ashenvale. Stabiliamo una base e trattiamoli come meritano. I non morti! In guardia! Devono averci seguiti dall'Order. Salvaci, Lune. L'onda oscura della morte si avvicina. Presto, sorelle. Tornate agli alberi. Non possiamo contrastare una forza così enorme. I non morti sono infaticabili, non possiamo respingerli. Visto, Lord Archimonde, non dobbiamo temere gli elfi della notte. Il flagello può... Archimonde, dopo 10.000 anni, com'è possibile? La legione è tornata per bruciare questo mondo, donna. Stavolta la tua fastidiosa razza non riuscirà a fermarci. Idioti, l'avete lasciata scappare. Trovatela, maledetti, trovatela e uccidetela. Il giorno tanto temuto è finalmente giunto. La legione infuocata è tornata. Devo attraversare il fiume e avvisare le mie sorelle, prima che tutto sia perduto. Dairande, grazie ai Luni siete arrivata. I non morti sono apparsi all'improvviso e hanno attaccato il nostro villaggio. Ishnudaldieb, Shandris, la situazione è ancora più grave. I non morti sono stati inviati dalla legione infuocata, i nostri antichi nemici. Non abbiamo altra scelta. Dobbiamo risvegliare i druidi.
Cenarius è morto, quindi tocca a noi risvegliare i druidi. Dobbiamo recuperare il corno del semidio dall'isola Moonglade. Solo il suo chiarore può strappare i druidi ai loro giacigli. Ma gli orchi hanno stabilito una base proprio sull'isola. Dovremo combattere per raggiungere il corno di Cenarius. Sacerdotessa Tyrande, grazie ai lune ti abbiamo trovata. I non morti avanzano verso Barrow Den. Il luogo sembra abbandonato, ma potrebbero... C'è un druido che dorme al suo interno, sorella. Furion Stormrage, il più saggio e potente. Dobbiamo informarlo che la legione è tornata. Allora dobbiamo sbrigarci. Se i non morti dovessero raggiungerlo prima che si svegli... In fretta, sorelle. La nostra unica speranza è risvegliare Furion. Finalmente, il corno di Cenarius. Ora possiamo risvegliare Furion. Il corno ha suonato e io sono giunto come promesso. Sento il fetore della corruzione e della distruzione nella nostra terra. Ciò mi fa davvero infuriare. Venite avanti, antichi difensori. Schiacciamo l'invasore, come già facemmo in passato. Sono passati 1000 anni da quando ti ho vista l'ultima volta, Tyrande. Ho pensato a te ogni istante passato nel sogno di Smeraldo. Il mio cuore esulta nel vederti nuovamente, Furion. Non ti avrei risvegliato se non avessi avuto urgentemente bisogno del tuo aiuto. Nel sogno ho percepito la distruzione che minacciava la nostra terra, come se mi trovassi nel mio corpo. Hai fatto bene a svegliarmi. La legione infuocata è tornata. Cenarius è morto e alcuni stranieri si aggirano liberamente per le nostre valli più sacre. Come era stato predetto. Senza dubbio Archimonde proseguirà fino a Hyjal per attaccare l'albero del mondo. Se dovesse riuscire a prosciugarne l'energia, il pianeta sarebbe condannato. Il mio unico pensiero era quello di risvegliarti insieme al resto dei druidi. I druidi dell'Artiglio si trovano all'interno di Barrow Den, alla fine di questa valle. Se riuscissimo a raggiungerli, forse potremmo fermare Archimonde e i suoi dei. Alle armi! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Li abbiamo scacciati! Raduniamoci alla base per curare i feriti! Così anche gli stranieri combattono contro i non morti. Potrebbero essere dei potenti alleati contro l'Archimonde. Sono solo dei bastardi. Hanno ucciso Cenarius. Che io sia maledetta se mai stringerò la mano a uno di loro. Forse hai ragione, amore mio. Stabiliremo qui il nostro nuovo accampamento. Tieni in allerta le sentinelle. Dubito che i non morti o gli stranieri siano finiti. Aspetta, conosco questi Furbolg. Sono fuggiti da Ashenval quando la piaga ha iniziato a espandersi. Forse non sono riusciti a evitare il contagio. No! Anche l'avamposto è stato contagiato e i Trent sono impazziti. Non meritavano un destino tanto crudele. Ferme dove siete, deboli creature. Lord Ticondrius ha ordinato di uccidere chiunque tenti di avvicinarsi a questo luogo e noi gli obbediremo. Patetici sgorbi. Mi addolora il pensiero che un tempo siate stati elfi della notte. Avanti, druidi dell'Artiglio. Lasciate che i corvi volino ancora sui venti di guerra. Ishnuala, fratello. Kalindor ha nuovamente bisogno dei tuoi poteri. Il giorno del giudizio è alle porte. Ai tuoi ordini, Shando Stormrage. Dobbiamo scavare in terra e risvegliare i feroci druidi dell'Unghia dal loro sonno.
Cielo Dips è rimasto inviolato per quasi 300 anni. Ciò nonostante non sappiamo quali creature abbiano preso possesso di questo luogo dopo che abbiamo sigillato i tunnel. Non abbiamo nulla da temere. L'unico nemico che mi abbia mai preoccupato ora sta distruggendo le terre sopra di noi. Sbrighiamoci e torniamo in superficie. Sono d'accordo, ma stiamo attenti. Non sappiamo come possono accoglierci i druidi dell'unghia dopo tutto questo tempo. Aspetta, sacerdotessa. Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Il nostro sciamano è stato morso da uno strano ragno ed è in pericolo di vita. I nostri uomini sono fuggiti, lasciandoci in balia di noi stessi. Cosa dobbiamo fare? L'acqua della vicina fontana della vita può salvarlo, ma non possiamo abbandonarlo. Riempi questa fiala e torna da noi, così lo sciamano sarà salvo. Se la sua conoscenza vi proteggerà dal divenire feroci come i vostri simili, sarò felice di salvarlo. Che Lune sia benedetta, sacerdotessa. A dire il vero dubitavamo che saresti tornata. Ora il nostro sciamano guarirà. Devo ringraziarti ancora una volta. Prendi questo talismano. Se avrai bisogno del nostro aiuto, esso ci richiamerà per combattere al tuo fianco. La strada continua a sud, ma questa porta sembra promettente. Oh no! Come ho potuto dimenticare? Cosa ti preoccupa tanto, amore mio? Questa porta conduce alla prigione di Illidan. Dobbiamo andarcene, subito! Illidan? Sono passati 10.000 anni. Sarà ancora vivo. Dobbiamo liberarlo, Furion. Sarebbe un alleato perfetto contro i non morti e i loro padroni demoniaci. No, Tyrande. Questa bestia non dovrà mai tornare in libertà. Ma è tuo fratello. Sì, ma potrebbe... è troppo pericoloso. Te lo proibisco. Solo la dea può proibirmi qualcosa. Libererò Illidan, che tu lo voglia o no. Ah, i druidi dell'unghia sono già svegli. Venite, fratelli, abbiamo molto da... Si sono persi nel loro aspetto da orso. Sono divenuti feroci e privi di raziocinio. Nel nome del corvo! Il richiamo del corno potrebbe funzionare, ma in questa parte della caverna raggiungerei solo pochi di loro. Stone Rage. Non capisco cosa ci sia accaduto. Abbiamo perso la coscienza di noi stessi molto tempo fa. Ora è tutto a posto, Teroshan. Ho nuovamente bisogno di te e dei tuoi potenti fratelli. Dopo tutti questi secoli, la legione infuocata è tornata. Solo unendo le nostre forze potremo respingerla. Noi druidi dell'unghia siamo ai tuoi ordini, Stone Rage. Non posso tornare indietro. La dea fece in modo che Furio sbagliasse. La tua impresa è folle. La tua stessa dea ha condannato colui che desideri liberare. Illidan, sei tu? Tyrande, questa è la tua voce. Dopo tutti questi secoli passati nell'oscurità, è come un raggio di luna per la mia mente. La legione è tornata, Illidan. La tua gente ha bisogno di te ancora una volta. Per il bene che ho nutrito nei tuoi confronti, Tyrande, caccerò i demoni. Ma non dovrò più nulla alla nostra gente. Allora sbrighiamoci a tornare in superficie. La piaga demoniaca si estende ogni secondo che perdiamo. Furion! È passata un'eternità dall'ultima volta, fratello. Un'eternità passata nel buio. Illidan, sei stato condannato per i tuoi peccati. Tutto qui. E chi eri tu per giudicare me? Abbiamo combattuto i demoni fianco a fianco, se non lo ricordi. Basta così, voi due. Ciò che è fatto è fatto.
Amore mio, grazie all'aiuto di Illidan riusciremo a respingere i demoni ancora una volta e a salvare ciò che resta della nostra amata terra. Hai pensato al prezzo, Tyrande? L'aiuto di questo traditore potrebbe condannarci tutti. Non voglio avere nulla a che fare con questa storia. Sono libero dopo 10.000 anni e mio fratello mi tratta ancora come un nemico. Gli mostrerò il mio vero potere. Gli dimostrerò che i demoni non hanno alcuna influenza su di me. Ne sei certo, cacciatore di demoni? Sei certo che la tua volontà sia davvero tua? Puzzi di morte, umano. Ti pentirai di avermi avvicinato. Fatti sotto. Scoprirai che combattiamo ad armi pari. Potremmo continuare a combattere così per sempre. Quali sono le tue reali intenzioni? Il Signore delle Tenebre è a capo dell'esercito di non morti, si chiama Ticondrius. Egli controlla un potente strumento negromantico, il teschio di Gul'dan. Tale oggetto è la causa della piaga che affligge queste foreste. E tu vuoi che lo rubi, vero? Perché? Diciamo solo che non amo Ticondrius. Inoltre il mio padrone trarrebbe beneficio dalla caduta della legione. Perché dovrei crederti, piccolo umano? Il mio padrone vede tutto, cacciatore di demoni. Sa che hai inseguito il potere per tutta la vita. Ora esso è a portata di mano. Afferralo e i tuoi nemici saranno annientati. Ora, finalmente i demoni non affliggeranno più le foreste. Ma se distruggessi il teschio e ne ottenessi il potere, diverrei più potente di qualsiasi luogotenente di Archimonde. Sì, il potere deve essere mio. Ora sono completo. Maledetto demone! Cosa hai fatto a mio fratello? Sono io, Furion. Questo è ciò che sono diventato. No! Illidan, come hai potuto? Il capo dei non morti è stato distrutto. Le foreste si riprenderanno col tempo. A costo della tua anima? Non sei più mio fratello. Sparisci da questo luogo e non mettere più piede nelle nostre terre. Così sia, fratello. Non c'è tempo da perdere, Furio. Cosa ci facciamo qui fuori? La scorsa notte in sogno un grosso corvo mi ha parlato, indicandomi questo luogo. Anche noi siamo stati richiamati qui. E voi chi siete, stranieri? Sono Thrall, figlio di Durotan, capo dell'Orda. Io sono Jaina Prodmur, capo degli umani sopravvissuti di Lordaeron. Non siete i benvenuti qui. Calma, sacerdotessa. Loro sono qui per aiutarti contro la legione. Eri tu nei miei sogni. Ma chi sei per proporci una simile offerta? Io sono il motivo del ritorno della legione. Anni fa condussi gli orchi in questo luogo. Così facendo, aprì la strada anche ai demoni. A causa dei miei peccati, fui ucciso da coloro che amavo maggiormente. Nonostante la mia morte, la guerra dilagò sulle terre dell'Est per moltissimi anni.
devastando interi reami. Ora finalmente sono tornato per rimettere a posto le cose. Io sono Medivh, l'ultimo guardiano. Ascoltate le mie parole. L'unica possibilità di salvezza consiste nell'unire i vostri eserciti contro i nemici di ogni essere vivente. Scusate il ritardo, proprio come temevo. Archimonde e le sue guardie stanno proseguendo verso la vetta. Potrebbero raggiungerla da un momento all'altro. 10.000 anni fa, noi Elfi della Notte abbiamo sconfitto la Legione Infuocata. Mentre il resto del mondo andava in rovina, noi eravamo liberi di condurre in pace le nostre esistenze immortali, legate all'albero del mondo. Noi siamo i suoi custodi e da esso riceviamo l'immortalità e il potere di controllare la natura. Ora finalmente è giunto il momento di restituire tale potere. Così l'albero del mondo potrà... Ti rendi conto che invecchieremo come i mortali? Col tempo i nostri poteri si indeboliranno. Se l'orgoglio ci trattiene, amore mio, forse abbiamo già vissuto abbastanza a lungo. Io procederò verso la vetta per preparare le nostre difese. Qualunque cosa accada, amore mio, ricorda che il nostro legame è eterno. Ascoltatemi, Elfi della Notte! È giunto il momento di fare i conti! Aspetta, se tu riuscissi a fornire supporto alle nostre basi, così che il nemico non riesca a sopraffarci, io e Thrall potremmo rallentare la salita di Archimonde. Il tuo piano è coraggioso, ragazza. Forse ho giudicato male voi stranieri. Che luna risplenda su di voi. Sei coraggiosa a sfidarmi, piccola umana. Se solo i tuoi simili fossero stati altrettanto valorosi, mi sarei divertito di più mentre spazzavo via da questo pianeta le vostre patetiche nazioni. Voi demoni sapete solo parlare. Stormrage, fatti vedere! O vuoi che delle ragazze mortali sbrighino tutto il lavoro al posto tuo? Sì, l'ultima vittoria ha reso Archimonde troppo fiducioso. Non vedrà la trappola che gli ho teso finché non sarà troppo tardi. Finalmente la strada per l'albero del mondo è libera. Dopo aver raggiunto l'albero, ne prosciugherò le energie magiche e darò fuoco al suo tronco ormai privo di vita. Venite, miei servi, la fine si avvicina. Gli stranieri li hanno respinti finché hanno potuto. Sei riuscito a pianificare la difesa della vetta? Sì, ora la vittoria è nostra.
Le radici guariranno col tempo, così come l'intero pianeta. Grandi sacrifici sono stati compiuti. Appena orchi, umani ed elfi della notte hanno messo da parte l'odio reciproco per combattere contro il comune nemico, la natura stessa è insorta per bandire l'ombra per sempre. Per quanto mi riguarda, sono tornato per assicurarmi che potesse esistere un futuro, per insegnare al mondo che ormai non ha più bisogno di guardiani. La speranza delle generazioni future è sempre stata nelle mani dei mortali. Ora che la mia missione è compiuta, riprenderò il mio posto fra le leggende del passato.